Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come ordinare in un ristorante? Quando vado a mangiare in un ristorante in Italia, mi piace seguire tutti i passaggi per ordinare in modo corretto e gentile. In un ristorante, prima di tutto, bisogna salutare il cameriere. Quando entro, dico buongiorno o buonasera in base all'orario. Di solito il cameriere mi saluta con un sorriso e mi chiede quanti siete. Se sono da solo, rispondo solo io. Se vengo con i miei amici o la mia famiglia, dico siamo in 2 o siamo in 4. Questo è il primo passo per sentirsi a proprio agio e iniziare un'esperienza piacevole. Dopo il saluto, il cameriere ci accompagna al tavolo. Il tavolo è spesso di legno e pulito, con dei tovaglioli e dei piatti già posizionati. Una volta seduti, il cameriere ci porta il menù. Il menù è scritto in italiano con parole semplici. Il menù contiene una lista di antipasti, primi piatti, secondi piatti, contorni, dolci e bevande. Io leggo il menù con attenzione per scegliere quello che voglio mangiare. Spesso mi piace ordinare un antipasto, poi un primo piatto, seguito da un secondo e, se ho fame, un dolce alla fine. Quando il cameriere ci dà il menù, posso prendere il tempo che mi serve per decidere. Di solito, quando sono indeciso, chiedo al cameriere cosa mi consiglia, oppure qual è il piatto del giorno. Il cameriere risponde con parole semplici, come il piatto del giorno è la pasta al pomodoro oppure il nostro antipasto è molto buono. È molto utile ascoltare il consiglio del cameriere perché spesso il piatto del giorno è fresco e preparato con ingredienti locali. Per esempio, in un ristorante italiano potrei trovare nel menù antipasti come bruschette, prosciutto e melone o insalata caprese. Mi piace l'insalata caprese perché è fatta con pomodori, mozzarella e basilico fresco e il condimento è molto semplice. Dopo l'antipasto, in genere scelgo un primo piatto. In Italia il primo piatto può essere la pasta, il risotto o la zuppa. Di solito mi piace la pasta al pomodoro o alla carbonara. La pasta al pomodoro è fatta con ingredienti semplici, pomodori freschi, basilico, aglio e olio d'oliva. Quando ordino un primo piatto, dico al cameriere: vorrei la pasta al pomodoro, per favore. È molto importante usare la parola per favore per essere gentile e cortese. Dopo il primo, se ho ancora fame, posso ordinare un secondo piatto. Il secondo piatto in Italia può essere di carne o di pesce. Ad esempio, potrei ordinare pollo arrosto, bistecca, pesce al forno o calamari fritti. Di solito scelgo un secondo piatto leggero, perché dopo il primo piatto mi sento già sazio. Quando ordino, uso espressioni come vorrei il pollo arrosto oppure posso avere il pesce al forno. Se voglio un contorno, dico vorrei anche un contorno di verdure oppure mi piacerebbe avere un'insalata mista. In molti ristoranti italiani, dopo i secondi piatti, viene offerto il dolce. I dolci in Italia sono molto famosi, come il tiramisù, la panna cotta, il gelato o la crostata. Personalmente amo il tiramisù perché è dolce, cremoso e un po' cioccolato. Quando ordino il dolce, dico vorrei il tiramisù, per favore. A volte, se non sono molto interessata al dolce, posso ordinare solo un caffè italiano. Il caffè è molto forte, ma mi piace perché mi dà energia. Durante il pasto, se ho bisogno di qualcosa, chiamo il cameriere dicendo scusi,
per favore. Se voglio dell'acqua, posso dire posso avere dell'acqua, per favore? Oppure vorrei un bicchiere d'acqua. In Italia l'acqua può essere naturale o frizzante, quindi a volte chiedo preferisci l'acqua naturale o frizzante per aiutarmi a scegliere quella che mi piace. Io di solito scelgo l'acqua naturale perché è più leggera. Una volta che abbiamo terminato di mangiare, chiedo il conto. Quando chiedo il conto, dico al cameriere il conto, per favore. È un momento delicato, perché dopo il pasto si fa sempre una piccola trattativa sul prezzo. A volte, se la mia famiglia è numerosa o se il servizio è stato molto buono, paghiamo di più e lasciamo una mancia al cameriere. La mancia in Italia non è obbligatoria, ma se il servizio è stato ottimo, si può lasciare qualche euro come segno di apprezzamento. Io dico sempre il conto, per favore, e poi calcolo quanti soldi servono per pagare tutto. Durante il pasto, mi piace osservare l'ambiente del ristorante. Molte volte, il ristorante è decorato con luci soffuse e musica leggera. L'atmosfera è rilassante e permette a tutti di godersi il pasto in tranquillità. Vedo spesso famiglie, coppie e gruppi di amici che parlano, ridono e si scambiano opinioni sui piatti che hanno ordinato. Tutto questo mi fa capire che ordinare in un ristorante non è solo una questione di cibo, ma è anche un momento di socialità e condivisione. Quando sono con gli amici, a volte parliamo dei piatti e di come sono gustosi, e questo rende l'esperienza ancora più piacevole. Un'altra cosa importante in un ristorante è la comunicazione con il cameriere. È molto utile imparare alcune parole e frasi basilari per ordinare in modo corretto. Per esempio, possiamo usare espressioni come vorrei, per favore, grazie, scusi. Queste parole sono molto semplici, ma fanno una grande differenza nel rendere il servizio più cortese. Ad esempio, se il cameriere mi chiede cosa desidera da bere, io rispondo vorrei un bicchiere d'acqua e un succo d'arancia, per favore. Se ho bisogno di più tempo per decidere, dico mi prenda pure il tempo che le serve, per favore. In questo modo, il cameriere capisce che voglio scegliere con calma e non mi sento frettolosa. Inoltre, è importante sapere riconoscere le parti del menù. Di solito, il menù in un ristorante italiano è diviso in diverse sezioni. Per esempio, la prima parte è dedicata agli antipasti. Gli antipasti sono dei piccoli piatti che si mangiano all'inizio del pasto e possono essere verdure, salumi, formaggi o piatti a base di pesce. Io a volte ordino un antipasto quando sono molto affamata e voglio aprire l'appetito. Dopo l'antipasto viene la sezione dei primi piatti. I primi piatti sono solitamente a base di pasta, riso o zuppa. La mia scelta preferita è la pasta al pomodoro o la pasta con le verdure. Dopo il primo, ci sono i secondi piatti. I secondi piatti possono essere di carne, pesce o formaggi. Di solito, se ordino un secondo piatto, lo abbino a un contorno di verdure o insalata. Infine, c'è la sezione dei dolci, dove posso scegliere tra tiramisù, panna cotta, gelato o crostata. Io adoro il tiramisù perché è dolce, cremoso e ricorda il sapore del caffè. Molte volte, quando sono in un ristorante, mi piace chiedere informazioni sui piatti. Posso dire, mi scusi, cosa contiene questo piatto? Oppure questo piatto è piccante. Il cameriere mi risponde con parole semplici e questo mi aiuta a scegliere il cibo giusto per i miei gusti. Spesso,
Chiedo anche qual è il piatto più consigliato e il cameriere mi suggerisce il piatto del giorno, che di solito è molto buono e preparato con ingredienti freschi. Queste domande sono importanti per ordinare in modo intelligente e per non avere sorprese durante il pasto. Una volta che ho scelto tutto, ordino con calma e rispetto. Dico, vorrei l'antipasto, per favore, e attendo che il cameriere prenda nota. Poi dico, per il primo, vorrei la pasta al pomodoro. Quando il cameriere mi ascolta, mi sorrido e ringrazio. Durante il pasto, se ho bisogno di qualcosa, lo chiamo con un semplice scusi o per favore. Questo rende il rapporto con il cameriere molto cordiale e amichevole. Quando il pasto finisce e se ho ancora fame, posso ordinare un dolce o un caffè. Il caffè in Italia è molto forte e viene servito in una piccola tazza. Mi piace prendere un caffè per concludere il pasto e spesso lo accompagno con un dolce. Se sono soddisfatta del servizio, ringrazio il cameriere e dico grazie, era tutto molto buono. È una buona abitudine per mostrare cortesia e apprezzamento. Ordinare in un ristorante in Italia è un'esperienza che va oltre il semplice atto di mangiare. È un momento per godere della compagnia, per rilassarsi e per assaporare la cultura del buon cibo italiano. Nei ristoranti si respira un'aria di tradizione e di convivialità. Vedo spesso famiglie numerose che si riuniscono per festeggiare eventi importanti, coppie che escono per un appuntamento romantico e amici che condividono storie e risate. Ogni tavola racconta una storia e ogni piatto è preparato con cura, perché in Italia il cibo è una vera passione. Per questi motivi, ogni volta che entro in un ristorante, mi sento parte di una grande tradizione e di una cultura che valorizza il cibo, la convivialità e il rispetto per gli altri. Mi piace ordinare in italiano, usare le frasi gentili e apprezzare ogni piatto servito. In questo modo, ogni pasto diventa un piccolo viaggio nella cultura italiana, dove il cibo non è solo nutrimento, ma anche arte e amore. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.